Come si dice c'è molta più gente o c'è molto più gente? Cioè molto in questa frase si accorda con il sostantivo gente oppure no? Benvenuti o bentornati, sono Raf. Per chi è qui per la prima volta, insegno italiano all'università in Gran Bretagna e con questi video cerco di aiutare un po' chi sta imparando l'italiano. In questo video parliamo della parola molto. È una parola molto comune, ma non è semplicissima da usare, presenta qualche difficoltà, perché a volte si accorda e a volte no. La difficoltà nasce dal fatto che molto può essere aggettivo e può essere avverbio. Gli aggettivi si accordano, quindi abbiamo le 4 forme: molto, molta, molti e molte, mentre gli avverbi sono invariabili, quindi una sola possibilità: molto. Ma vedremo che non è sempre così. Innanzitutto cerchiamo di capire quando è aggettivo e quando è avverbio. Se dico Claudia legge molto, molto è un avverbio, mentre se dico Claudia legge molti libri, molti è un aggettivo. In generale possiamo dire che gli aggettivi modificano un sostantivo, come nel nostro secondo esempio: legge molti libri. Molti modifica la parola libri, mentre gli avverbi modificano verbi, aggettivi o altri avverbi. Quando dico legge molto, molto modifica il verbo leggere. Vediamo alcuni esempi in cui molto è aggettivo e quindi si accorda con il sostantivo a cui si riferisce. Non ho molta fame. Molta si riferisce al sostantivo fame, che è femminile singolare. L'ho incontrato molte volte. Volte, femminile plurale. C'era molta gente. Gente, singolare femminile. Lo dico con molto rispetto. Rispetto, maschile singolare. Ci sono molti problemi. Problemi, maschile plurale. Quindi in tutti questi casi molto si accorda con il sostantivo. Vediamo invece casi in cui molto è avverbio e quindi rimane invariabile. Parlo molto lentamente. Qui si riferisce all'avverbio lentamente. Questi libri sono molto interessanti. Qui modifica l'aggettivo interessanti. La pizza è molto buona. Stessa cosa, si riferisce all'aggettivo buona. I pomodori non mi piacciono molto. Qui modifica un verbo, il verbo piacere. Questa allora è la regola generale da seguire. Quando è aggettivo si accorda, in genere e numero, con il sostantivo a cui si riferisce. Quando è avverbio rimane invariabile. Ora, se seguissimo questa regola in maniera meccanica, dovremmo dire c'è molto più gente o c'erano molto meno persone di quanto pensassi, perché in queste frasi molto non modifica il sostantivo gente nella prima frase o persone nella seconda frase, ma modifica gli avverbi più nella prima frase e meno nella seconda frase, e quindi in queste frasi molto è un avverbio e dovrebbe rimanere invariabile. Ma la lingua non sempre segue la logica e in questi casi che credo anche i parlanti madrelingua potrebbero trovare un po' difficili, almeno io personalmente mi trovo un po' in difficoltà di fronte a frasi di questo genere. In questi casi, dicevo, le forme più comuni sono c'era molta più gente o c'erano molte meno persone di quanto pensassi, quindi si tende ad accordare molto, anche se dovrebbe rimanere invariabile perché è un avverbio, si tende ad accordare molto con il sostantivo che viene dopo più o meno. Le sue informazioni servirono a salvare molte meno persone di quante lui stesso non abbia ammazzato. Quindi in questo caso molte viene accordato al sostantivo persone. Poteva concitare e indirizzare contro di lui molta più ira. Dal romanzo Il mulino del Po, in questo caso molta viene accordato con il sostantivo ira. Qui forse conviene allora uscire un po' dalle categorie di giusto e sbagliato e dire che in questi casi si tende a fare l'accordo, ma tutte e due le opzioni sono accettabili, con l'accordo o senza accordo.
Sul sito dell'Accademia della Crusca, la linguista Ilaria Bonomi scrive: davanti a più e meno, seguito da sostantivo, molto si può declinare, concordato con il sostantivo. E Luca Serianni scrive che in questi casi l'avverbio molto, che a rigore modifica un altro avverbio, viene attratto dal genere del sostantivo seguente. Per riassumere, se dovessimo seguire la logica, nei casi in cui abbiamo molto seguito da più o meno seguito da un sostantivo, molto dovrebbe rimanere invariabile, ma l'uso più comune è di accordarlo con il sostantivo, quindi c'è molta più gente, c'è molta meno gente. Ci sono ancora un paio di cose importanti da dire. Se finora ti piace il video, ricordati di lasciarmi un bel pollicione che mi fa sempre piacere. 2 cose importanti. La prima è questa. Questa, chiamiamola trasgressione alla regola, vale solo per la forma molto seguito da più o meno seguito da sostantivo e non vale per la forma molto seguito da più o meno seguito da aggettivo. Quindi diciamo Margherita è molto più alta di Anna e non diciamo mai Margherita è molta più alta di Anna, appunto perché qui più è seguito da un aggettivo, è seguito dall'aggettivo alta e quindi molto non si accorda. Quindi con questa forma molto seguito da più seguito da aggettivo non si fa l'accordo. La seconda cosa è che è facile confondersi anche con la combinazione molto poco. È una combinazione molto comune. Possiamo dire per esempio ho mangiato molto poco. In questo caso abbiamo 2 avverbi, molto e poco, ma poco può essere anche un aggettivo. Per esempio quando diciamo ho mangiato poca pasta. In questo caso è un aggettivo e infatti si accorda con il sostantivo pasta. Ora, se in questa frase ho mangiato poca pasta volessimo aggiungere l'avverbio molto, come dovremmo dire? Ho mangiato molto poca pasta oppure ho mangiato molta poca pasta? Ora, la linguista Ilaria Bonomi, che ho citato prima, in quell'articolo sull'Accademia della Crusca, poi metto il link nella descrizione qui sotto se qualcuno lo vuole leggere, ci dice che in questo caso molto rimane invariabile. Quindi questo è un caso diverso dal caso che abbiamo visto prima, con più o meno. Quindi con più o meno si tende ad accordare molto, anche se è un avverbio, mentre con poco non si dovrebbe accordare molto. Quindi si dovrebbe dire ho mangiato molto poca pasta. Ho molto pochi amici. Sono forme che personalmente preferisco evitare. Le trovo abbastanza difficili, le trovo complicate. È quasi difficile per me dire ho molto pochi amici, mi devo concentrare. E quindi preferisco evitare queste forme e magari dire ho mangiato pochissima pasta o ho pochissimi amici. Magari il significato non è esattamente lo stesso, ma è molto simile. Grazie per avermi seguito, fatemi sapere se avete delle domande e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!